Donna, è gentil nel ciel che si compiange, di questo impedimento v'io ti mando, sì che duro giudicio là su frange. Nel cielo c'è una donna gentile, Maria, che si compiange, partecipa alla sofferenza di questo mio impedimento, dove io, Beatrice, ti, Virgilio, mando. Così che lassù, nell'Empireo, infrange il duro giudizio. C'è una donna, la donna, Maria, che in cielo si compiange, dal latino complangere, cioè con più plangere, piangere con. Prende parte al dolore di questo mio impedimento. Maria, in cielo, soffre per il mio impedimento, qua giù, in una piaggia deserta, così che da lassù, dove risiede, infrange il duro giudizio. Però è chiamata donna, proprio come Beatrice prima. Non compare qui, come mai comparirà in tutto l'inferno, il nome Maria. Il giudicio è dato dopo la morte di una persona. Io sono ancora vivo, quindi questo giudizio, duro tra l'altro in questo caso, non può riguardare la mia situazione. In quanto vivo non posso già aver ricevuto né un giudizio né tantomeno, come in questo caso, un duro giudicio, quindi di dannazione eterna, quando già nel canto successivo Caronte anticipa che mi salverò. In Purgatorio 5, Bonconte da Montefeltro racconta che in punto di morte riuscì ad affidarsi a Maria e per questo suo sincero ultimo atto, svolto in vita, scampò da risiedere in eterno nell'inferno. L'angel di Dio mi prese e quel d'inferno gridava: «O tu del ciel, perché mi privi? Tu te ne porti di costui l'eterno per una lagrimetta ch'el mi toglie». In punto di morte, dopo una vita nell'errore. Fino all'ultimo respiro l'uomo con le sue azioni può cambiare il giudizio che riceverà dopo la morte, tranne che, e neanche sempre ma spesso, nel solo caso dei peggiori traditori che risiedono nella Tolomea, descritto infatti alla fine di Inferno 33, che costituisce appunto la sola eccezione a questa regola, della quale infatti chiederò delucidazioni. Cotal vantaggio, in senso ironico, ha questa Tolomea, che spesse volte l'anima ci cade innanzi c'atropos mossa la dea, prima che arrivi la morte, insomma. Dire che Maria possa cambiare il giudizio eterno di Dio mi risulta difficile. Allora, qual è il duro giudicio già dato che Maria riesce a infrangere? Quello che riguarda Virgilio, che, in quanto dannato del limbo, è costretto a rimanere lì in eterno. Ma grazie a questo speciale evento potrà per qualche giorno uscire da lì per guidarmi, finché potrà nel mio viaggio, addirittura superando la fossa infernale per andare nella montagna purgatoriale e quindi vedere le anime salvate. Rileggiamo il passo dopo la spiegazione. Di questo impedimento, mio nella piaggia, ov'io, Maria, ti, Lucia, mando, sì che duro giudicio di Virgilio che dovrà appunto uscire dal limbo, lassù nell'Empireo infrange per qualche giorno. Ultimo appunto sul senso allegorico delle tre donne di questo canto che impersonificano le tre forme della grazia divina. Maria, come sarà anche detto in Paradiso 33, la tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fiate liberamente al dimandar precorre. Rappresenta allegoricamente quindi la grazia preveniente. Maria non pur soccorre, come appena spiegato, e infatti in questo canto le parole soccorso, soccorri e soccorse appaiono sempre e solo in riferimento a Beatrice, grazia cooperante, dato che non si può veramente soccorrere chi non vuole essere soccorso. Lucia, luce, protettrice della vista,
e che anche in questo canto fa aprire gli occhi a Beatrice, rappresenta la grazia illuminante. Questa chiese Lucia in suo dimando e disse: ora ha bisogno il tuo fedele di te e io a te lo raccomando. Questa donna, Maria, chiese, convolse Lucia nella sua richiesta e disse: ora ha bisogno il tuo fedele di te e io a te lo raccomando, affido. La costante attenzione nella scelta delle parole. Lucia si mosse verso Beatrice. Beatrice dirà: venni qua giù. Virgilio ha già detto: perch'io venni. Maria non si muove e non viene. Maria chiese Lucia in suo dimando e disse. Prendo una pausa dal racconto perché devo farti riflettere su una cosa. Quando si scrive un libro, una delle situazioni più difficili è rendere piacevole l'alternarsi dei discorsi diretti. Insomma, quando si scrive di due che parlano tra di loro, spesso risulta pesante da seguire per il lettore quel e lui disse e l'altro rispose, poi il primo gli rispose, eccetera. Nel mio caso, proprio qui, io sto scrivendo, a fatti conclusi, ciò che mi ricordo della risposta di Virgilio che mi ha iniziato a dare al verso 43. Qui siamo al verso 98 e siamo al punto in cui Virgilio mi sta dicendo che Beatrice gli aveva detto che Maria disse a Lucia or ha bisogno il tuo fedele e nella terzina successiva quest'ultima, Lucia, si mosse e venne al loco dove c'era Beatrice e gli disse a sua volta altro. Maria affida a Lucia il suo fedele. Io sono fedele a Santa Lucia, protettrice della vista, personalmente anche per un grave problema che ebbi agli occhi descritto nel convivio e impersonalmente per l'importanza che vista e luce hanno nella fede. Voglio dare così tanta importanza a Lucia che la cito in inferno 2, in purgatorio 9 e in paradiso 32. Citandola quindi in ognuna canzone. Lucia, nimica di ciascun crudele, si mosse e venne al loco dovi era, che mi sedea con l'antica Rachele. Lucia, nemica di ciascun crudele, si mosse e venne al luogo dove io, Beatrice, ero seduta con l'antica Rachele. Già detto come Lucia, nimica di ciascun crudele, verso 100, somigli tanto a Dio, avversario d'ogni male, verso 16. Si mosse, questo continuo muoversi dell'amore che tutto muove e della grazia divina nelle sue tre forme crescenti. Siamo al secondo canto dell'opera. La disposizione dei beati nella rosa celeste verrà spiegata da San Bernardo, specularmente, nel penultimo canto dell'opera, il 99esimo. Ma già qui è anticipata, ripeto, nel secondo canto. La prima donna è Maria, Ave. Ai suoi piedi c'è la prima donna, da un altro punto di vista, Eva. Sotto Eva c'è Rachele e Beatrice, l'unica nata dopo Cristo che risiede lì, che è seduta accanto a lei. Più giù Sara, Rebecca, Giuditta, Ruth. Poi viene citato miserere di me, le primissime parole dette da me nel primissimo canto. E ancora sotto siedono altre donne ebree, sì, perché le donne elencate, e ho elencato solo donne, non erano ancora sufficienti. Il perché Beatrice si siede accanto a Rachele, seconda moglie di Giacobbe, è importante, dato che lo specifico. Per adesso ti basti sapere che Rachele è allegoria della vita contemplativa. Infatti, come sempre, sul senso letterale si fonda quello allegorico, che spiego nel convivio. L'umana natura non pur una beatitudine abbia, ma due, sì come quella della vita civile, attiva, personificata da Lia, la sorella maggiore di Rachele, e quella della contemplativa, Rachele appunto. Irrazionale sarebbe se noi vedemo quelle avere la beatitudine della vita attiva, cioè civile, nel governare del mondo e non avessero quella della contemplativa, la quale è più eccellente e più divina.
E perché questa vita contemplativa, Rachele, è più divina, e quanto la cosa è più divina e più di Dio somigliante, manifesto è che questa vita è da Dio più amata. Altra breve annotazione. Quando sognerò Lia, la sorella maggiore di Rachele, in Purgatorio 27, questa non mi apparirà come, parafrasandolo Genesi, la sorella in là con gli anni e con gli occhi smorti, ma giovane e bella in sogno mi parea, donna vedere andar per una landa, cogliendo fiori e cantando dicea. Sappia qualunque il mio nome dimanda, chiede, chi mi son Lia, e vo muovendo intorno le belle mani a farmi una ghirlanda. Per piacermi allo specchio qui m'adorno, faccio bella, ma mia suora, sorella, Rachel, mai non si smaga, appaga, dal suo miraglio specchiarsi e siede tutto il giorno. E lei di suoi belli occhi veder vaga, desiderosa, com'io dell'adornarmi, abbellirmi con le mani. Lei lo vede, vita contemplativa. Lei lo vedere, vita contemplativa. E me lovrare, vita attiva, appaga. Fatto sta che nella disposizione dei beati, nella rosa celeste, Rachele siede sotto Eva, che siede sotto Maria. Lia neanche menzionata. Disse, Beatrice, loda di Dio vera, che non soccorri quei che t'amò tanto, c'uscì per te della volgare schiera. Non odi tu la pietà del suo pianto, non vedi tu la morte che il combatte sulla fiumana ove il mar non ha vanto. Disse, Beatrice, vera lode di Dio, perché non soccorri colui che ti amò tanto, che per te, attraverso te, uscì dalla volgare, chi scrive in volgare, schiera. Non odi, senti, tu la pietà del suo canto, pianto, sofferenza. Non vedi tu la morte che lui combatte sul fiume Fiumana, dove il mare non ha vanto, potere. Ennesimo apprezzamento rivolto a Beatrice, anche dalla bocca di Lucia. Loda di Dio vera. Lucia inizia con una lode, ma poi arriva subito al punto. Perché non aiuti quello che tu chiami amico mio, ma che io, Lucia, definisco colui che ti amo tanto? Piangere e lacrimare non sono sinonimi, come non lo erano perdere e smarrire. Nell'opera mi riferisco al piangere come linguaggio tecnico per intendere qualcuno che soffre, come appena citato, compiangere di Maria, e il vedi che son un che piango, Inferno 8, Fiorenza, in te sì che tu già tempiagni, Inferno 16, se tu a ragion di lui ti piagni, Inferno 32. Mentre per lacrimare intendo proprio l'atto fisico delle lacrime che scendono dagli occhi. Porsi ver lui le guance lagrimose. Purgatorio 1. In modo opposto a un inferno pieno di lacrime e pianti, troveremo un paradiso in cui si riderà tanto. Io stavo combattendo con la morte, tant'è amara che poco è più morte, Inferno 1, e questi io non vide mai l'ultima sera, ma per la sua follia le fussi presso, che molto poco tempo al volgere era, Purgatorio 1. La morte che combatto, combattere dopo il sostener la guerra. I fiumi finiscono, al termine del percorso e dei cambi di nome, in un mare, non considerando i laghi. Possiamo dire che il mare vince a vanto sempre sul fiume. È la sua fine ed è più grande di lui, qualunque esso sia. C'è però un fiume, una fiumana per essere precisi, quindi già più forte, sul quale il mare, né altri fiumicelli, non ha vanto, non vince. Questo apre allegoricamente a varie interpretazioni. Per spiegare come sempre solo quella a me più fedele, in Inferno 1 dico: Or se tu quel Virgilio e quella fonte che spandi di parlar sì largo fiume, e in Inferno 2, per questa andata negli inferi, onde li dai a Enea, tu, Virgilio, vanto, e tra poco scriverò, sia fidandomi nel tuo parlare onesto, con ora te e quei c'udito l'hanno, che alle vere parole che ti porse.
Insomma, è proprio quel parlare onesto, vero di alcuni poeti, quella fiumana che onora loro e chi li segue, contrapposto a li miei compagni feci io sia aguti con questa orazione picciola al cammino di Inferno 26, che condanna chi fa tale orazione e chi la segue. Questa è la fiumana che non può essere vinta dal mare, in cui finisce, sulla quale il mare non ha vanto. E il mare è quello in cui confluiscono tutte le parole, non solo quelle oneste. Ultimi due riferimenti. Oltre a chiamare Virgilio fonte, di un fiume quindi, in Inferno 8 scrivo «E io mi volsi al mar di tutto il senno». E in Inferno 4, trovandoci, io sottolineo ancora con il corpo fisico, insieme a Virgilio, Omero, poeta sovrano, l'altro è Orazio, satiro che venne, Ovidio è il terzo e l'ultimo Lucano, un bel fiumicello, questo passammo come terra dura. Le parole di tutti sono tante di più rispetto alle parole oneste, ma le prime non hanno vanto sulle seconde. Io, il protagonista, per te, per Beatrice e ciò che lei rappresenta, sono uscito dalla volgare schiera, dagli altri che parlano e scrivono in volgare. In Purgatorio 24 vengo riconosciuto, non casualmente proprio da un altro poeta, Buonaggiunta, come colui che si è distaccato dagli altri con 9 rime, cominciando, donne che avete intelletto d'amore. E anche nel convivio scrivo di me, e io, fuggito della pastura del volgo. Al mondo non fur mai persone ratte, a far lor pro o a fuggir lor danno, com'io, dopo cotai parole fatte, venni qua giù del mio beato scanno, fidandomi nel tuo parlare onesto, con ora te e quei c'udito l'hanno. Nel mondo non ci furono mai persone così rapide a far lor pro, vantaggio, o a fuggir lor danno, svantaggio, com'io dopo tali parole fatte, dette. Venni qua giù dal mio beato scanno, seduta, fidandomi del tuo parlare onesto, che onora te e quei che l'hanno udito. Insomma, mai, e per nessun motivo, neanche quelli che ci rendono più veloci, nessuno fu più rapida di me, Beatrice, nello scendere da dove mi trovavo in paradiso, per venir qua giù, nel limbo, da te, Virgilio, fidandomi del tuo parlare onesto e di chi l'ha udito, compreso. Virgilio, chi per lungo silenzio parea fioco dentro di me, qualcuno che avevo ascoltato in precedenza, c'udito l'anno, ma che non ascoltavo più da tanto, durante questa notte, periodo lungo e buio, chi passai con tanta pietà. Parole, fatte, venni, una dopo l'altra, un'altra trinità fondamentale. Le parole, certo, il fare, ovvio, e il venire, quindi il movimento che è una costante. Chi parla e scrive in modo onesto non solo onora se stesso, ma anche chi lo ascolta, cioè chi lo legge e lo comprende. La ricchezza e la ricercatezza del linguaggio, per dire veloce, scrivo di Beatrice che al mondo non fur mai persone ratte, mentre nella prossima terzina di Virgilio perché di mi fece del venir più presto, come anche la Lonza era presta molto. Poscia che m'ebbe ragionato questo, gli occhi lucenti lagrimando volse, perché mi fece del venir più presto. Dopo che lei ebbe ragionato, detto questo, voltò verso di me, lacrimando gli occhi lucenti, per i quali mi fece, Virgilio, del venire più presto, veloce. Gli occhi luminosi di Beatrice anticipano il suo discorso, illuminati da Dio, e lo concludono bagnati dalle lacrime. E lagrimando, come appena spiegato, è l'atto fisico delle lacrime che escono dagli occhi. Questa donna volge gli occhi lucenti verso dove? Sembrerebbe quasi indietro per nascondere le lacrime e non incrociare più lo sguardo con l'interlocutore, ma andiamo più a fondo non nelle ipotesi ma nelle mie parole. Volgere significa girare, non girare indietro, anche perché se no ci sarebbero tante di quelle ripetizioni inutili nella mia opera come Inferno 1 volse al retro, Inferno 7 voltando a retro, Inferno 9 volgiti indietro.
Vi è una corrispondenza del volgere gli occhi nella commedia, in Inferno 7, con gli occhi volti a chi del fango ingozza, quindi con gli occhi girati, rivolti verso chi. Quindi guardavamo in quella direzione. In effetti, anche in Inferno 2, dopo tutte le parole dette da Beatrice, proprio il gesto di guardare in lacrime direttamente Virgilio è stato il colpo di grazia che l'ha fatto scattare. Altre conferme che in quel momento volse gli occhi verso l'interlocutore sono estraibili dalla Vita Nova, dove proprio Beatrice volse gli occhi verso quella parte ov'io era molto paurosa. E dal prima citato Boezio, appena ebbi rivolto gli occhi a lei, e venni a te, così come ella volse. Dinanzi a quella fiera ti levai, che del bel monte il corto andar ti tolse. E venni a te come, appena, lei, si volse, girò. Dinanzi, davanti a quella fiera, la lupa, ti levai, sottrassi, che del bel monte, il colle, il corto, breve, andare, strada, ti tolse, levò. Visto il gesto di Beatrice del voltarsi lacrimando, Virgilio mi ha raggiunto velocemente e sottratto da quella fiera, l'ultima e più terribile, la lupa. Infatti era stata proprio questa a sbarrarmi definitivamente la strada, quasi al cominciar dell'erta della salita del colle. Perché, mentre la prima fiera, la lonza, impediva tanto il mio cammino, che fui per ritornar più volte volto, fu solo la terza, la lupa, a farmi perdere la speranza dell'altezza e, venendomi incontro a poco, mi ripigneva là dove il sol tace. Solo dopo quest'ultima, dinanzi agli occhi, mi si fu offerto chi per lungo silenzio parea fioco, Virgilio, così che appunto io vidi costui, Virgilio, nel gran diserto. E Beatrice poco fa ha detto proprio a lui che nella diserta piaggia impedito, sì nel cammin che voltè per paura. Rispiego l'accaduto seguendo l'ordine cronologico degli eventi. Io nella diserta piaggia sono impedito, sì nel cammino che voltè mi sono voltato per paura. Quindi interviene, donna e gentil nel ciel, Maria, che infrange il duro giudicio lassù di non far muovere Virgilio dal limbo, e mi raccomanda a Santa Lucia che va da Beatrice, che mi soccorre spiegando l'urgenza della situazione a Virgilio, che immediatamente mi raggiunge mentre chi rovinava in basso loco. Il lagrimando volse della terzina precedente con significato di girare rima con ella volse, riguardante la volontà, e con andar ti tolse per indicare una privazione. Dunque, che è? Perché? Perché restai? Perché tanto viltà nel core allette? Perché ardire e franchezza non hai? Poscia che t'hai 3 donne benedette, curan di te nella corte del cielo, e il mio parlar tanto ben ti promette. Dunque, che è? Cosa ti frena? Perché? Perché ti arresti, fermi? Perché tanta viltà, paura, accogli nel cuore? Perché non hai ardire e franchezza, poiché hai sentito che 3 donne benedette che si prendono cura, occupano di te nella corte del cielo, e il mio, di Virgilio, parlare tanto ben ti promette? Che è? Perché? 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 E di nuovo perché? Virgilio insiste ancora nel chiedermi il perché, non perché non sappia la risposta, ma perché vuole che io dica e per far ciò quindi rifletta sui motivi che stanno dietro alla mia condizione e alle mie scelte. Anche nel canto precedente, le prime 2 domande che mi porse, anche lì riunite in una sola terzina, furono: ma tu perché ritorni a tanta noia? Perché non sali il dilettoso monte che è principio e cagion di tutta gioia? Capita di comportarsi in un determinato modo o di dire determinate cose, in conseguenza di un determinato motivo, e lo si fa così, senza neanche troppo pensarci a volte. Poi arriva qualcuno che semplicemente ci chiede: perché lo hai fatto? Come fece e ha fatto Virgilio.
ed è solo quando qualcuno ci chiede perché che sei costretto a fermarti e a riflettere sulla vera causa prima di poter rispondere sinceramente. Virgilio aveva esordito con «L'anima tua è da viltade offesa», verso 45, e termina con «Perché tanta viltà nel core allette?» verso 122. Perché non ho ardire di partire, come Beatrice aveva in riferimento al paradiso di tornar tu ardi? Nel verso 31 avevo posto a Virgilio due domande. Ma io perché venirvi? O chi il concede? La risposta alla seconda domanda, chi me lo concede, è che il mio viaggio non è voluto da una trinità maschile. Il mio viaggio è voluto da una trinità femminile, Maria, Lucia, Beatrice. La risposta alla prima domanda, perché devo andare, è al momento solo parziale. E il mio parlar di Virgilio tanto ben ti a me promette. Il ben, parola fondamentale, parlare di Virgilio mi aveva già risposto al «ma io perché venirvi?» Perché nonostante io non sia né Enea né Paolo, Inferno 1, terzina contenente i versi 91, 92, 93, a te convien, è necessario tenere altro viaggio, rispose, poi che lagrimar mi vide, se vuoi campar de sto loco selvaggio. Tre donne benedette si curan di me. Curare, un verbo scelto con attenzione come sempre, si cura qualcuno che è malato e il curare è un'azione attiva. La corte del cielo, ancora questa terminologia terrena e politica, come nel precedente canto, che in due sole terzine consecutive conteneva i termini imperador, regna, ribellante, legge, città, impera, regge, seggio e legge. Riporto un parallelismo obbligatorio tra questo secondo canto dell'inferno con il secondo incontro che ebbi con Beatrice descritto nella Vita Nova. Virgolette. Avvenne che questa mirabile donna apparve a me. Io era tra coloro che son sospesi e donna mi chiamò. Vestita di colore bianchissimo, in mezzo a due gentili donne. Donna e gentil nel cielo. Le quali erano di più lunga etade, Maria e Lucia, e passando per una via, volse gli occhi verso quella parte ov'io era molto pauroso, gli occhi lucenti lagrimando volse. E per la sua ineffabile cortesia, curan di te nel cielo tre donne, cioè curan di te nella corte del cielo, la quale è oggi meritata nel grande secolo, ad immortale secolo andò, mi salutoe, da salutare, sia saluto che salute. Molto virtuosamente, o donna di virtù, tanto che me parve allora vedere tutti i termini della beatitudine, beata e bella. L'ora che lo suo dolcissimo salutare mi giunse era fermamente nona di quello giorno, la sera. Lo giorno se ne andava e l'aere bruno, oltre a 9, numero del miracolo e di Beatrice. E però, perciò, che quella fu la prima volta che le sue parole si mossero per venire, si mosse e venne al loco dov'i era. Ai miei orecchi, presi tanta dolcezza, soave e piana con angelica voce, che, come inebriato, mi partio dalle genti, c'uscì per te dalla volgare schiera, e ricorsi allo soligno luogo, e io sol uno, d'una mia camera, e puosimi a pensare di questa cortesissima. Cortese fu, pensando l'alto effetto. Quali fioretti dal notturno gelo, chinati e chiusi, poi che il sol li imbianca, si drizzan tutti aperti in loro stelo, tal mi feci io di mia virtute stanca, e tanto buon ardire al cor mi corse, ch'i cominciai come persona franca. Quali, come, dei fiori chiusi e chinati dal gelo notturno, poi che il sole
mattutino li imbianca, schiarisce, si drizzan tutti aperti sul loro stelo, tale, così, mi feci io della mia virtù, forza d'animo, stanca, indebolita. E tanto buono ardire mi corse, arrivò, al cuore, che io cominciai a parlare come una persona franca, senza timore. Con speculare risposta al perché ardire e franchezza non hai, rispondo con e tanto buon ardire al cor mi corse che io cominciai come persona franca. Ricollegando la fine del canto con il suo inizio, quando lo giorno se ne andava e l'aere bruno toglieva gli animali che sono in terra dalle fatiche loro e io solo uno, quando siamo immersi nel buio, oltre agli animai, anche i fioretti si chinano, si chiudono e si tolgono dalle loro fatiche. Poi quando torna la luce che li illumina, li imbianca, dove bianco, giorno, vita è contrario di nero, notte, morte, loro si raddrizzano di nuovo e si aprono. Le fatiche dei fiori sono limitate a questo. E come loro, fiori e animai, sempre solo uno, dopo aver quasi rinunciato all'impresa con l'arrivare dell'imbrunire, dopo la luce che mi ha descritto Virgilio, mi apro e mi sollevo pronto a iniziare questo viaggio, ora che mi è stato spiegato chi me lo concede. Invece alla domanda sul perché proprio io avrò risposta definitiva in seguito. O pietosa colei che mi soccorse, e te cortese c'ubbidisti tosto alle vere parole che ti porse. Tu mai con desiderio il cor disposto, sia al venir con le parole tue, ch'io son tornato nel primo proposto. O pietosa, piena di pietà, colei, Beatrice, che mi soccorse. E te, Virgilio, cortese, nobile, che obbedisti velocemente alle parole veritiere che ti porse. Tu mi hai con così tanto desiderio disposto, preparato, il cuore a venire con le tue parole, che io sono tornato nel primo proposto, intenzione, partire. Sono stato soccorso, verbo che richiama il curare di prima, da Beatrice, dottrine spirituali, grazia cooperante, questa volta chiamata pietosa. Ho già spiegato usando il convivio il significato del termine. Virgilio, cortese, quindi qualcuno che viene dalla corte, un nobile insomma, parlando di virtù. Cortese usato con un'accezione davvero positiva nella mia opera. Poco fa ho scritto 3 donne benedette curan di te nella corte del cielo e Beatrice si è riferito a lui con o anima cortese mantovana. Come scrissi a inizio canto, l'avversario d'ogni male, Dio, cortese fu a Enea. Adesso dico a fine canto, e te, Virgilio, cortese c'ubbidisti tosto. Virgilio non ha obbedito proprio immediatamente in realtà, si è fermato un attimo a domandare e a sentire la risposta, ma era necessario e mi è subito venuto a prendere, mentre chi rovinava in basso loco. Insomma, Virgilio, con le tue parole mi hai fatto ritornare allo stato emotivo che avevo alla fine del canto precedente, pieno di vigore nel partire, mentre in questo canto ho avuto un calo. E quale quei che disvolcio che volle, e per novi pensier cangia proposta, sì che dal cominciar tutto si tolle. E ti ho chiesto delle certezze, perché se del venire io m'abbandono, temo che la mia venuta non sia folle. Non è folle il mio volo, è voluto dall'alto, da ben 3 donne benedette. Desiderio è un'altra parola fondamentale nella mia opera, come anche il parlare, che è ossessivamente ripetuto fino alla fine del canto, qui con vere parole e parole tue. Or va, c'un sol volere d'ambedue, tu duca, tu signore, tu maestro, così gli disse. E poi che mosso fue, intrai per lo cammino alto e silvestro. Ora vai, che uno solo, lo stesso volere, volontà, è di ambedue, entrambi, tu duca, tu signore e tu maestro. Così gli dissi a Virgilio, e quando lui si mosse, entrai io per attraverso il cammino alto e anche profondo
e selvaggio. Per tutto il secondo canto siamo stati io e Virgilio che parlavamo, ma mentre concludo la prima terzina con io sol uno, inizio l'ultima terzina con un sol volere e d'ambedue. Quindi all'inizio mi sentivo da sol, oltre che ad esserlo fisicamente, dato che Virgilio è un'ombra. Adesso ad essere sol è il volere che abbiamo entrambi nel partire, quindi in due, sia io che Virgilio, con tutto ciò che rappresenta. Comunque, l'ultimo verbo dell'ultimo verso, anche in questo canto rimane intrai, quindi io in prima persona. Tu. Duca, signore, maestro. Continuano i tre. Il duca conosce, inferno 9, ben so il cammino. Il signore, pure, in inferno 3, mi mise dentro alle segrete cose, quindi le illustra, dice cosa fare. E il maestro insegna, Purgatorio 18, quanto ragion qui si vede dir ti possio. Chiamerò Virgilio in tanti modi in quest'opera, compreso padre, e una volta lo paragono anche a una madre. Inferno 23, lo duca mio di subito mi prese, come la madre ch'al romore desta, svegliata, e vede presso a sé le fiamme di un incendio accese, che prende il figlio e fugge e non s'arresta, avendo più di lui, del figlio, che di sé stessa cura, tanto che, anche se, solo da una camicia vesta, è coperta da una camicia. Per ribadire sia, né fiamma desto incendio non m'assale, che temersi dee di sole quelle cose che hanno potenza di far altrui, al figlio in questo caso, male. In questo secondo canto viene descritta come una seconda partenza, ma la prima era voluta da me, la seconda da me, da Virgilio e da 3 donne benedette che me l'hanno concessa. Parlare e muovere. Queste sono le 2 azioni principali di questo canto, usate insieme già troppe volte per non notare quanto queste siano collegate, solo per citare alcuni versi nelle quali compaiono insieme, con piccole sfumature. Dirotti per ch'io venni, or movi e con la tua parola ornata, amor mi mosse che mi fa parlare, sia al venire con le parole tue, e adesso, così li dissi, e poi che mosso fue. Intrai. Alla fine, come all'inizio del canto, uso i verbi in prima persona. Io entrai, non noi entrammo, per lo cammino che è alto, come l'ingegno di poco fa e come sarà una volta superata la fossa infernale, che sarà alta, anch'essa, nel senso di profonda, come quando si dice alto mare per dire profondo mare. E silvestro, arduo, selvaggio, come di nuovo verrà definito il mio cammino da Virgilio in Inferno 21. Lasciaci noi andare, che nel cielo è voluto chi mostri altrui, ad altri, a me in questo caso, questo cammin silvestro. Il primo canto iniziava con nel mezzo del cammin di nostra vita e il secondo finisce con intrai per lo cammino alto e silvestro. Fine, iniziamo.